Grazie dell'incoraggiamento. Allora, in realtà la mia lezione non è che riguardi tutte le ideologie del Novecento. Chiaramente parlo di ideologie del Novecento, ma non di tutte le ideologie. Cioè accennerò alle varie ideologie, ovviamente, ma approfondiremo solo alcune, se ci riusciamo. In realtà il mio intervento è anche una critica delle ideologie e del pensiero ideologico, cioè del modo di pensare ideologico. Qua parto da una frase di Thich Nhat Hanh, che è un famoso monaco buddista. Non si sente il microfono. Qua vi ho scritto una frase di Thich Nhat Hanh, che è un monaco buddista che è morto qualche anno fa, molto noto, buddista zen del Vietnam. Lui scrive così: con una pistola si può uccidere 1, 5 o anche 10 persone, ma aderendo a una dottrina, a un sistema di pensiero, si possono uccidere decine di migliaia di persone. Qua io mi riferisco soprattutto agli studi recentissimi di Leo Zmigrod, Il cervello ideologico, una donna molto giovane, una neuroscienziata, che ha approfondito il rapporto tra ideologia e cervello, tra mente e cervello. E quindi non faccio una storia del termine ideologia, che potrei anche fare, perché il termine ideologia parte da Destude Tressin, e poi Napoleone, Marx, eccetera. Però volevo invece concentrarmi su questa definizione della Zmigrod, che mi pare molto chiara. E diciamo che, semplificando al massimo, l'ideologia è una storia estremamente persuasiva intorno al mondo in cui viviamo. Le ideologie sono delle descrizioni rigide, accompagnate da prescrizioni sul modo con cui dobbiamo approcciarci alla realtà e relazionarci con gli altri, e ci spiegano come occorre pensare a tutti i costi e operare. Le ideologie stabiliscono d'ufficio che cosa è lecito e che cosa è no, rendono assoluto il relativo. La dottrina naturalmente non sopporta l'anticonformismo, per cui esige, sottintende, un allineamento totale, giustifica e quindi di conseguenza legittima e giustifica l'uso della violenza. Naturalmente non tutte le storie abbiamo definito l'ideologia una storia persuasiva, giusto? Però non è che tutte le storie siano ideologia, non tutte le forme di narrazione collettiva sono ideologie. Non dobbiamo confondere la cultura, più in generale, con un aspetto della cultura abbastanza tenebroso, che è l'ideologia. Ideologia e cultura sono fenomeni diversi. Ora, la vita non è mai semplice, è fatta di sfumature e di una grande gamma di elementi complessi, mentre l'ideologia ce la presenta come perfettamente ordinata e proprio il suo nome ideologico, cioè voglio dire, il pensiero ideologico è degno del suo nome, perché è perfettamente logico, anzi è super logico, per questo è seducente e pericoloso. Non è l'irrazionalità a spingere le persone verso l'ideologia, ma proprio il desiderio di una coerenza perfetta a prova di bomba. Le ideologie ordinano i fatti quindi in modo assolutamente logico. Questo è stato messo in evidenza dalla nota filosofa del Novecento Hannah Arendt. Si parte da una premessa accettata in modo assiomatico, da cui poi tutta la realtà viene dedotta. Procedono, dice Arendt, così, con una coerenza che non esiste affatto nel regno della realtà. Quindi le ideologie sono teorie del tutto, in cui tutto può essere spiegato, passato, presente, futuro. Presuppongono l'esistenza di una sola spiegazione valida della realtà e quindi anche di una sola soluzione possibile.
Cosa vuol dire pensare ideologicamente? Diciamo che l'ideologia è una dottrina non negoziabile, perciò si rifiuta di aggiornare le proprie credenze. Questo vuol dire che si tratta di un asservimento intellettuale, cioè l'atteggiamento ideologico dogmatico può derivare o da una forma di asservimento intellettuale, cioè la tendenza della persona ad accogliere supinamente il parere della maggioranza, o comunque il parere ideologico, piegandosi all'autorità altrui e rinunciando quindi alla propria personale lettura e interpretazione della realtà, cioè diffida dei propri mezzi cognitivi, si lascia persuadere in modo acritico, si affida completamente a quella che è la scelta del percorso da seguire. Oppure il dogmatismo ideologico può anche nascere da un'eccessiva sicurezza di sé, cioè da una sopravvalutazione arrogante dei propri mezzi, dalla convinzione di essere gli unici, diciamo, a godere di un accesso privilegiato alla verità, cose del genere. Quindi noi dobbiamo distinguere le idee diciamo nascono non come un'entità rigida, ma qualcosa che può essere migliorato, adattato attraverso costanti verifiche rispetto al mondo reale, mentre l'ideologia non accetta alcuna verifica, nascono per essere applicate così come vengono pensate, senza avere cura di verificare la loro corrispondenza con la realtà. Le ideologie si nutrono di simboli, bandiere, simboli, canzoni, inni, costumi, rituali, sono il linguaggio con cui si segna l'appartenenza e la devozione a una ideologia. Sappiamo che c'è chi è disposto a uccidere o a morire per una bandiera strappata o per lo sfregio di un simbolo ideologico. Le ideologie utilizzano un linguaggio anche speciale che evoca l'affettività. I compagni di militanza sono metaforicamente equiparati a fratelli o sorelle, i leader religiosi a padri, madri, la nazione è la patria, secondo alcuni matria, vabbè, in alcune lingue, anche secondo Michela Murgia avremmo dovuto dire matria, come se la cosa cambiasse molto. Qua potremmo fare vari esempi, ma magari li facciamo dopo. Le ideologie possono uccidere e uccidono, perché? Perché quando presentiamo delle soluzioni assolute, non negoziabili, allora chi le osteggia è considerato in automatico un nemico da eliminare. Le guerre nascono spesso dal fanatismo ideologico. Ad esempio, chi ha introiettato una dottrina nazionalista, per la quale esistono differenze tra persone che abitano all'interno di un confine e altre che stanno fuori da quel confine, uccidere quelli che si trovano fuori dal confine può sembrare normale, perché l'ideologia li presenta come una minaccia. Anche se, per esempio, scongiurare una catastrofe climatica, una catastrofe ecologica, diventa il fine dell'esistenza di alcune ideologie ecologiche, diciamo, non ci saranno mai mezzi troppo drastici o sacrifici troppo onerosi nella lotta per salvare l'ambiente. Un esempio che io trovo nel testo a cui sto facendo riferimento. Ora, un'ideologia prescrive, impone, abbiamo detto, il modo di vedere il mondo con la lente del pregiudizio e quindi di rinunciare alla propria soggettività, cioè adattarsi a un'ideologia, farla nostra, significa rinunciare ad essere se stessi, cioè ad essere una persona meno unica e diversa dagli altri, meno curiosa, meno libera. È come vedere il mondo a favore di schemi angusti proposti da altri, rinunciare, più angusti e stereotipati, rinunciando alla propria soggettività. Per un comunista dottrinato, quando c'era il comunismo o il fascismo o il nazismo, cioè tutto ciò che non è comunista o fascista o nazista era male. Qua io mi rifaccio ancora a una idea di Thich Nhat Hanh che dice così: i concetti, perché sono concetti rigidi quelli dell'ideologia, non possono catturare la realtà come una rete non può catturare lo spazio. Quindi qual è
Lo vediamo poi quale sarebbe l'atteggiamento più sano che dovremmo adottare nei confronti della realtà. Abbiamo chiarito che invece adottare il punto di vista dell'ideologia tanto sano non è. Vediamo anche le conseguenze, vi faccio vedere alcune conseguenze gravissime a cui spingono le ideologie. Perché le ideologie distinguono sempre tra il bene e il male, in modo rigido, in modo manicheo. Il bene chi è? Siamo noi ovviamente. E il male chi sono? Ovviamente sono gli altri. Nelle origini del totalitarismo, Hannah Arendt esamina a fondo il pensiero ipercoerente, ipercompetitivo dei regimi totalitari. La vita, per esempio, c'è un'idea fissa. La vita è vista o come scontro tra le razze, per il nazismo, mentre per il totalitarismo staliniano la vita è una lotta di classe. E quindi è una lotta tra il bene assoluto, che è rappresentato da certi gruppi umani, contro altri gruppi umani, gli stranieri per il fascismo, i borghesi per il comunismo, le razze inferiori per il nazismo, oggi i maschi bianchi occidentali, il femminismo. Ora, qual è l'atteggiamento opposto invece? È l'onestà intellettuale. L'atteggiamento opposto del dogmatismo è l'onestà intellettuale. Il contrario della chiusura mentale, cioè chi non aderisce criticamente a un'ideologia è sempre pronto a rivedere le sue credenze alla luce degli elementi che emergono in un secondo tempo o di fronte anche ad argomenti persuasivi, accetta la possibilità di punti di vista diversi, di prospettive diverse. Se qualcuno non è d'accordo con le sue idee, non lo prende come un attacco personale, non si sente sotto attacco, il suo amor proprio non è così fragile. Diciamo che se abbracciamo l'onestà intellettuale non dobbiamo uccidere né morire per un'idea. Dice Thich Nhat Hanh ancora: non sperate né pregate di non essere mai contraddetti, senza disaccordo prospera la presunzione. Ora vediamo il marxismo. Naturalmente è stato detto a lungo il disastro dei sistemi comunisti, eccetera, però molti ancora oggi si ostinano a dire ma non era vero comunismo, eccetera. Io invece ho l'impressione che fosse vero comunismo, vero marxismo. Perché? Cioè è chiaro che il marxismo è stata un'ideologia molto persuasiva, perché ha promesso di rendere tutti uguali, di distribuire le ricchezze, sanare le ingiustizie, eccetera, eccetera. Questi sono ideali molto suadenti, a cui, diciamo, l'essere umano tende un po' per sentirci moralmente all'altezza o anche superiori agli altri, no? Quelli che non professano queste idee. Purtroppo però in tutti i luoghi in cui il comunismo si è realizzato, questi proclami li ha tutti contraddetti: massacri, genocidi, guerre, carestie, campi di lavoro forzato, dissidenze represse nel sangue. Io sono convinto che non sia un caso. Perché? Vediamo la dottrina di Marx. Marx ha scritto nell'11ª tesi su Feuerbach che i filosofi hanno sempre interpretato il mondo, ma ora è tempo di trasformarlo. Cioè, non è più... il mondo ormai l'abbiamo capito, non si tratta più di capirlo. Abbiamo la verità e lo dobbiamo adattare a questa verità. Cioè, per Marx la realtà non è un Gegenstand, come si dice in tedesco, nella lingua di Marx, cioè ciò che ti si para di fronte. L'idea del pensiero come prassi, è questa la filosofia della prassi, significa la capacità di dirigere la realtà verso i fini prescelti. Cioè, una volta capita la verità, non resta che adattare il mondo ad essa. Vediamo qualche esempio di questa teoria. Ora, per esempio, naturalmente in Russia, sotto il comunismo sovietico, l'uomo ideale era quello che si assoggettava al sistema. Un esempio è Stakhanov, che fu in grado di produrre 14 volte quello che produceva un minatore normale. Ecco, fu utilizzato come un esempio, e questo creò un'emulazione che divenne un fenomeno di massa e favorì lo sfruttamento brutale della vita umana ridotta a quella delle bestie da soma. Ora,
se è così, se il marxismo è verità, allora è ovvio che non è possibile l'esistenza di dissenso tra persone oneste. Chi dissente è un nemico e va eliminato. Questo è quello che si è fatto in Unione Sovietica. Vediamo un esempio abbastanza clamoroso, che è quello della biologia. Cioè, se in un certo campo c'erano voci contrastanti, per esempio in quello della biologia, esistevano teorie dell'evoluzione, c'era quella darwiniana e poi c'era quella di Lamarck. A quel punto, se c'è una conflittualità, chi è che decide? Decide il leader. Stalin decise che tra le due posizioni la ragione l'aveva quella di Trofim Lysenko, che ebbe incarichi prestigiosi nella direzione della scienza sovietica, il quale sosteneva tutta una serie di teorie non scientifiche che però non potevano essere contraddette proprio perché non esisteva il contraddittorio. Cioè questa teoria è stata abbracciata dal regime e tutti quelli che non la abbracciavano, cioè i biologi che non la abbracciavano, furono eliminati o messi in carcere o comunque messi a tacere. Lysenko invece fu sostenuto. Perché fu sostenuto? Perché la sua idea di poter guidare il meccanismo di selezione naturale piaceva moltissimo a Stalin, perché in questo modo si poteva pianificare una produzione economica molto più ricca di quella occidentale, mostrare il valore del sistema sovietico. Lysenko, per esempio, diceva che una cosa che sembra assurda, va bene, piantare i semi delle piantine molto vicine perché le piantine dello stesso tipo collaborano tra loro, ad esempio. Ma diceva una cosa molto più grave. Cioè diceva che i caratteri acquisiti possono essere trasmessi alle generazioni future. Quindi se si riesce, la sua idea era se si riesce a far acquisire al grano la capacità di resistere ad ambienti freddi, questa caratteristica potrà essere ereditata dalle successioni generazioni di piante. Quindi si immaginava di poter rendere fertile le vastissime pianure della Siberia, un grano che regge alle temperature bassissime della Siberia, prodotto attraverso l'induzione di questi caratteri speciali, no, che si potevano acquisire nella vita della pianta e trasmettere alla generazione successiva. In realtà la teoria di Darwin dice tutt'altro, dice che i caratteri acquisiti sono acquisiti casualmente, non possono essere indotti artificialmente. Tutto questo naturalmente provocò delle carestie terribili e una miseria dell'agricoltura sovietica terrificante. Un altro esempio di questo atteggiamento rigido e dogmatico lo troviamo in Cina ai tempi di Mao, la campagna contro i 4 flagelli, l'eliminazione di topi, passeri, zanzare e mosche. Quando Mao ebbe l'idea di risolvere questi 4 flagelli con delle soluzioni sue, nessuno la poteva contestare, perché il leader è il simbolo della verità. E quindi questa cosa non si poteva discutere. Ad esempio, l'idea era quella di eliminare i passeri perché distruggono i raccolti. E infatti i cinesi, obbedienti a Mao, distrussero i passeri. Quale fu la conseguenza? Non un aumento del raccolto, ma la distruzione dei raccolti. Perché con la distruzione dei passeri le cavallette si moltiplicarono a miliardi e distrussero tutti i raccolti, causando una carestia terrificante che durò alcuni anni. Mao disse: bisogna distruggere i topi, e allora si davano degli incentivi a chi portava una coda di topo per dimostrare che l'aveva ucciso. Ma i contadini iniziarono ad allevare i topi. Capite? Se un'idea non è discussa e non c'è l'interlocuzione, non c'è il confronto tra le idee, l'idea rigida spesso è una cavolata. Oppure eliminiamo le mosche, le zanzare, eccetera. Come si fa? È facile. Diamo il DDT ai bambini che lo spruzzano dappertutto. Peccato che morivano anche i bambini. Ci siamo. Tutta una serie di idee disastrose che erano il frutto appunto di una forma autoritaria di pensare, con cui si pensava alla verità.
Vabbè, faccio un ultimo esempio e poi passiamo all'altra ideologia, quella del femminismo. Il genocidio in Cambogia. In Cambogia sapete che nel 75 ci fu la vittoria di Pol Pot, dei comunisti, e quindi siccome si era stabilito, come abbiamo detto prima, che esiste il bene e il male erano le classi intellettuali, tutte le persone che avevano svolto dei lavori intellettuali, perché ci si affidava ai contadini come la fonte della risurrezione della Cambogia. Quindi tutti quelli che avevano le mani pulite o che portavano gli occhiali furono ammazzati, perché era segno che non erano contadini e che facevano parte della classe nemica. C'è lo sterminio di 1,5 milioni di persone nell'arco di pochissimo tempo. Vabbè, qua io dico una cosa che ci potrebbe servire. Questo sociologo statunitense Joseph Overton ha ipotizzato che un'idea, questo è successo nella storia, che può essere impensabile in certe epoche, può attraverso un certo processo diventare prima pensabile, accettabile e infine addirittura popolare e legalizzata. Ora vi dico, per esempio, abbiamo detto che l'ideologia è un racconto suadente per chi naturalmente vuole farsi persuadere. Adesso io qua metto un esempio che è modernissimo, tratto da una femminista italiana molto famosa che si chiama Valeria Fonte, almeno nel web è quella più importante, che ha decine di migliaia di follower, che in un suo libro scrive: ecco qual è la sua narrazione della verità. Io mi sono fatta una teoria. A un certo punto gli uomini litigavano con altri uomini, a vicenda si ammazzavano, litigavano per l'oro, per le terre, per il potere, si sono accorti che questo li decimava. Allora un giorno si sono riuniti attorno a una tavola rotonda del genere superiore e si sono detti: ma scusate, abbiamo le donne, perché non ammazzare l'oro e proteggerci tra di noi? Lo dice pure la Bibbia che nascono da una costola dell'uomo. Vorrà dire pure qualche cosa, pacche sulle spalle, urli di esultanza, editti, libri di storia, una ricostruzione di sana pian di tutte le leggi del mondo e altre cose esagerate. Non è che l'abbia scritto io, questo lo scrive Valeria Fonte, che è pubblicata da grandi case editrici. Ora, nel mio testo, Femminismo da non credere, io avevo mostrato come, riferendo agli studi di Paul Nathanson e Catherine Young, a partire dagli anni 90 gli uomini sono stati sistematicamente ritratti nei mass media come malvagi o inadeguati. Con un massiccio lavoro di propaganda è stata diffusa una prospettiva dualistica, donne contro uomini, che rinnova atteggiamenti manichei che dobbiamo rovinosamente già visto all'opera nella storia del Novecento. La virilità è stata ridotta a una grottesca caricatura di violenza e brutalità. Gli uomini bianchi occidentali sono diventati il capo espiatorio di ogni peccato, dicono Nathanson e Young. Come la misoginia, Nathanson è un uomo, Young è una donna, come la misoginia, la misandria può essere rintracciata in tutte le forme di cultura popolare, libri, spettacoli televisivi, film, cartoline, fumetti, pubblicità e così via, e in ogni sottogenere di questi. Gli artefatti misandrici e le produzioni di cultura popolare promuovono una particolare visione del mondo. Non è una visione complessa, come abbiamo visto. Quella ideologica non è mai complessa. Al contrario, è davvero semplicistica. Abbiamo visto in Valeria Fonte prima. Simbolicamente codificata in ogni film che chiamiamo la teoria del complotto nella storia. L'abbiamo visto in Valeria Fonte, il complotto. Uno specifico gruppo di persone è visto come fonte di minaccia e di ogni sofferenza, e un altro come la promettente sorgente di ogni guarigione. Ora, questa lunga campagna misandrica, di cui per esempio io cito un film recente che è quello della Cortellesi, rientra nei film misandrici, forse non ve ne siete accorti, però tutti i personaggi del film maschi sono tutte figure negative, o sono dei mostri morali, il marito di lei, i figli, il suocero, oppure inadeguati, l'ex fidanzato. L'unico che si salva è il nero per la questione del politically correct.
Ma anche quello rientra nei film misandrici, cioè dove tutti i personaggi maschili sono tutti negativi. Allora, tutto questo ha permesso la nascita di leggi anti-uomo. Faccio l'esempio, guarda, vi faccio vedere solo alcuni dei libri che vengono pubblicati senza problemi. Questo di Pauline Hermange è un libro che è tradotto, mi sembra, in 20 lingue, non so, ha venduto milioni di copie. Si chiama così, Odio gli uomini, ed è una cosa normale. E via, ce ne sono altri meno famosi, li vediamo. Per arrivare a certe leggi bisogna spararle grosse. Vi leggo qualcuna, notizie dai giornali italiani. C'è uno scandalo quotidiano, questo io lo ricordo nel mio libro, quello delle morte ammazzate, più del cancro, più degli incidenti stradali da mariti, fidanzati e padri. Questo è un giornale nazionale. Liberazione, 25 novembre 2007. Io ne ho fatto un esempio, ma ce ne sono, l'hanno detto e ridetto 1000 volte questa cosa. Più del cancro. Quante sono le donne ammazzate dagli ex o da mariti quest'anno, 2025, secondo voi? Io ho chiesto ai miei alunni, qualcuno mi ha detto 1000, 10.000, perché credono che queste cose al bombardamento. Sapete quante sono quelle ammazzate da ex o mariti quest'anno? 38. Sono molte, ma qua sta dicendo più del cancro. Sapete quante donne muoiono di cancro ogni anno? No. Qua non è un paradosso, è una notizia. C'è uno scandalo quotidiano. Quello delle morti ammazzate, più del cancro, più degli incidenti. È una notizia data da un giornale, è data e ridata ad nauseam. No, io scusa, mi stai già avvallando un modo di fare giornalismo che è veramente terrificante, che è tipico dei sistemi totalitari, perché c'è gente che ci crede. Una mia alunna mi ha detto 10.000, cioè lei ha creduto che ci fossero 10.000 donne ogni anno uccise da mariti o ex mariti per il bombardamento. Va bene, però voglio dire, vogliamo fare informazione corretta o vogliamo fare propaganda? Allora, io sarei per l'informazione corretta. Altrimenti i problemi non li risolviamo mai, li aggraviamo, ne creiamo problemi. Sapete quante donne muoiono di cancro ogni anno? Quante? Allora, il numero di donne morte di cancro nel 2024, perché non abbiamo i dati del 2025, è 83.000. La giornalista dice che sono di più quelle ammazzate. Quindi 50, 60, 38 come quest'anno e di più di 83.000. Quelle morte di incidente stradale quanti sono? Cioè, vedete come se la gente non sa i numeri può credere a questi dati. Se uno non sa le cifre, non sa le statistiche, magari ci crede. Gli incidenti stradali nel 2024 hanno ucciso circa 600 donne, qua invece dice che sono state di più quelle assassinate. Le violenze e le percosse sono la prima causa della mortalità femminile, questo lo dice l'Unità, quindi non il cancro, non le malattie, ok? Le violenze e le percosse, la prima causa. TG3, 1 su 3 nella vita ha subito una violenza, 1 su 3, tutti abbiamo subito una violenza nella vita, se ci pensate. Se tu fai una statistica in questo modo e chiedi a chiunque, hai subito una violenza nella vita, ma chi non l'ha subita? Ma voi non l'avete mai subito una violenza? Qua è un errore, non 1 su 3, tutti abbiamo subito una violenza nella vita. Una violenza, cosa vuol dire una violenza? Io mi ricordo che da bambino un giorno sono stato fermato da uno più grande di me, io avevo 8 anni e quello ne aveva 15, e mi aveva mollato 2 schiaffi, così, tanto per mollarmeli. Chi è che non ha subito una violenza nel corso della sua vita? È modo di fare le statistiche questo? Per me è assurdo. 127 lo scorso anno, 115 nei primi 10 mesi nel 2012, uccise sempre da mano di uomini a cui erano legate. Anche questo è falso e va bene, perché questo è il totale delle donne. Dobbiamo mettere quelle uccise dagli ex, dai mariti, oppure uccise per rapina da altre donne. In molti casi non si sa l'assassino, uccise per pietatis causa e per altri svariati motivi, cioè ogni tipologia di omicidio andrebbe analizzato per quello che è. 1 su 3, vabbè, è la prima causa di morte, dice, la prima causa di morte, mentre abbiamo visto che le cause di morte per malattia sono enormemente. Un'altra
Rula Gebreal Sanremo 2020. In Italia negli ultimi 3 anni 3.150.000 donne sono state violentate nei luoghi di lavoro. Senza contraddittorio, pagata 25.000 euro per dire queste cose, 1 milione all'anno e passa di donne violentate sul posto di lavoro. Ma è una notizia credibile? Io non lo so. Le condanne per violenza sessuale in Italia in quegli anni erano di circa 1.500 ogni anno. L'ultimo anno sono state 1.870. Qua invece si parla di milioni, ma solo su quelle sul posto di lavoro. Non so se dobbiamo prendere per buone queste notizie, alcuni le prendono per buone, o invece al contrario le notizie che danno fastidio non vengono date. Il governo spagnolo non pubblica mai il numero degli uomini uccisi dalle compagne, non viene mai detto. I dati forniti dal governo spagnolo, allora, degli anni 2012, 2013, 2014, nessun uomo, secondo il governo, sarebbe morto in quegli anni per violenza domestica. Caso unico al mondo. Naturalmente non è vero questo, però sono i dati del governo, un governo democratico come quello spagnolo. La legge di Zapatero, vediamo la legge di Zapatero del 2004, vigente in Spagna dal 2005 in sostanza. Parla così: lo scopo della presente legge è di agire contro la violenza come manifestazione di discriminazione, disuguaglianza e rapporti di potere tra uomini e donne. Viene esercitata nei confronti da coloro che sono stati i loro coniugi o da coloro che sono stati legati a loro da analoghi rapporti di affetto, anche senza convivenza. Quindi, praticamente nella legge si stabilisce a priori che tutte le donne, senza eccezioni, sono sottomesse al dominio maschile. In Spagna, non in Iran o in Afghanistan, in Spagna. Ok, stiamo parlando della Spagna dell'inizio degli anni 2000. Nel 2003 vigeva una legge in Spagna che colpiva in modo molto pesante tutti gli autori di violenza domestica, a prescindere dal sesso. Ci siamo? Quindi che proteggeva sia i minori, sia gli ascendenti e non teneva in considerazione il sesso del maltrattatore. Questa legge è stata buttata alle ortiche e sostituita in sostanza dalla legge che invece stabilisce a priori chi è il colpevole, quella del 2004. Con la legge del 2004 denunciare conviene. Oggi un matrimonio su 5 finisce entro i 5 anni. In Spagna conviene denunciare violenza di genere. La donna che denuncia ottiene sussidio di 400 euro mensili per un anno. Un eventuale, se non ce l'ha, alloggio pagato con soldi pubblici. Precedenza nelle offerte di lavoro. Iscrizione gratuita all'università. E una serie di altre agevolazioni. Se sei straniera, ottieni il permesso di soggiorno. Quindi, per esempio, sfruttando la legge nel 2012, cosa hanno fatto? Un'organizzazione criminale ha simulato finte relazioni di donne marocchine con uomini, con finte denunce per avere la regolarizzazione e la sovvenzione dei 400 euro. Era un sistema. Chi ha denunciato non rischia nulla. Cioè, voglio dire, fare una controdenuncia, querelare per calunnia è un procedimento molto difficile e pochissimi sono riusciti a ottenere questa cosa. Ma in quei casi la donna che ha denunciato viene punita soltanto con una multa. Quindi conviene. Cioè, se ti stai separando, prendi tutto. Prendi figli, casa, macchina, soldi, agevolazioni. 1.200.000 uomini nell'arco di pochi anni sono andati in carcere, di cui il 95% è risultato innocente, poi. Perché con la denuncia c'è il carcere in automatico, bisogna dire anche quello. Cioè, basta la denuncia e scattano le manette. È la fine dell'habeas corpus, una norma che è stata acquisita con la rivoluzione inglese nel 1688, anzi un po' prima, nel 1679. Cioè, questa è la presunzione della colpevolezza, che è tipica dei totalitarismi. Come fai a dimostrare la tua innocenza? Il sistema occidentale funziona perché bisogna dimostrare la colpevolezza, non l'innocenza di una persona.
Uno è innocente e sino a prova contraria. Invece per Valeria Fonte è colpevole fino a prova contraria. Lo scrive nel suo libro. È il titolo di un capitolo. Comunque, per capire l'assurdità di questa legge, basta vedere, per esempio, fare un confronto con le leggi antirazzismo. Cioè, quando perché chiaramente il razzismo è un aggravante, ma lo devi dimostrare che tu hai fatto una violenza a un nero o un altro, non lo so, etnia per razzismo, perché possono essere diverse le cause. Solo in quel caso, solo se effettivamente quell'atto è stato dettato da motivi razzisti, solo in quel caso ci sono le aggravanti di razzismo. Invece con la legge spagnola tutte le violenze piccole o grandi, vedremo poi qualche esempio, sono in automatico macismo, in automatico ogni altra causa è esclusa e quindi c'è il carcere in automatico. Sollevare la voce o rompere un piatto può costare molto caro. L'onere della prova è invertita, basta la denuncia, arriva la Guardia Civile, ti mette le manette, ti prende davanti ai figli, davanti ai colleghi di lavoro, ti porta in carcere. Si aspetta che il giudice ti interroghi. Questo può avvenire entro 3 giorni. In genere avviene prima, però se ti arrestano il venerdì devi aspettare sino al lunedì, perché il giudice non c'è. Il giudice ti interroga. Se tu nella smania di voler uscire firmi una dichiarazione di conformità, sei finito, sei già condannato. Praticamente hai ammesso la colpa, vieni iscritto in un regime di maltrattatori che è diffuso in tutta l'Europa e non scampi più. Altrimenti c'è il processo. Intanto chiaramente il giudice, se c'è una denuncia di quel tipo, ti allontana da casa, ti dà 10 minuti, vai a recuperare le cose che ti servono e sei fuori. Vai sotto un ponte, ci siamo? La legge che vi ho detto, la legge quadro, ha comportato anche un cambiamento delle norme penali del codice penale spagnolo. Anche se la Costituzione all'articolo spagnolo, all'articolo 14, dice che uomini e donne sono uguali di fronte alla legge, non c'è differenza per sesso, invece oggi le pene sono diverse a seconda del sesso, proprio a causa di questa legge. Le minacce sono punite, se chi minaccia è un uomo, col carcere, da 6 mesi a 1 anno. La donna invece è punita con una multa. È lo stesso delitto, stessa cosa. Per lesioni, per l'uomo, il carcere va da 2 a 5 anni. Per la donna, invece, da 6 mesi a 3 anni al massimo. Maltrattamento occasionale, l'uomo fa il carcere di 6 mesi, la donna la metà, 3 mesi. Vediamo qualche applicazione della legge. Una donna ha coltellato il compagno, è stata condannata a 6 mesi di carcere. Lui si è difeso dandole uno schiaffo, quindi è stato condannato a 9 mesi. Cioè lei che lo ha coltellato 6 mesi, lui che ha dato uno schiaffo 9 mesi. Una donna ha inflitto 20 coltellate al marito e non ha chiesto aiuto, quindi lui è morto. Il tribunale l'ha condannata a 6 mesi di prigione per imprudenza grave, non per assassinio, ci siamo. Un uomo con la moglie schizofrenica, la moglie era pazza e quindi lo ha accusato di mettergli dei pezzi di vetro nella vasca dove faceva il bagno. Capite che è una cosa di allucinazione. Lui è stato allontanato, lui che si prendeva cura della moglie. Ci sono altri esempi, ve ne potrei raccontare tanti. Una donna cade, si rompe i denti, il marito l'accompagna in ospedale e racconta quello che è successo. Quelli non le credono. È il marito, e c'è la legge, è il marito. Quindi lo allontanano. E quindi loro non si possono più vedere, lui la può sentire o si sentono di nascosto perché non potrebbero neanche sentirsi per telefono. Il marito, che era l'unico che la accudiva perché lei aveva bisogno di farmaci, eccetera, viene allontanato. Ma ci sono dei libri che raccontano tutte queste cose, però non posso perdere troppo tempo. Guardate, ogni denuncia in Spagna c'è un finanziamento per le associazioni femministe. Se le denunce sono tante, i soldi per le associazioni femministe aumentano. Nella sola Andalusia ce ne sono 2000 di associazioni femministe, tutte finanziate con i soldi dello Stato e con la legge di cui ho parlato prima. Cioè, non lo so, se secondo voi questa cosa è sopportabile,
A me sembra che invece una legge del genere distrugga proprio la possibilità di convivenza tra uomini e donne e renda intollerabile, impossibile un rapporto di fiducia. Ci sono delle persone importanti che hanno provato ad opporsi alla legge, sono tutte state punite. La giudice Sanauia, decana di Barcellona, si è lamentata. Diceva, ma ogni anno 140.000 denunce e solo 8.000 finiscono come una condanna e le altre è stata punita, naturalmente, multata, si è cercato un escamotage per colpirla. Il giudice Serrano si è pronunciato in modo molto pesante contro la legge e ha paragonato la Spagna alla Guantanamo di Cuba, no? Degli Stati Uniti. Lui è stato eliminato dalla magistratura anche lì con un cavillo, è stato condannato e poi ha vinto la causa, ma dopo molti anni, e quindi praticamente ha dovuto rinunciare al suo posto. Nel 2006 la giudice Maria Poza ha criticato la legge di cui vi ho parlato, quella spagnola, e ha sollevato delle questioni di costituzionalità. Ha portato quindi davanti alla Corte Costituzionale l'esame della legge. Chiunque, anche un bambino, capisce che è incostituzionale la legge. Ma i giudici, che sono nominati per la maggior parte dai partiti di governo, hanno detto che non c'è problema, non c'è conflittualità tra la legge dell'uguaglianza, articolo 14, e la legge, con una maggioranza di una persona. Più volte è stata portata questa, ma ogni volta la maggioranza, che è politica, perché i giudici sono politicizzati, hanno detto che è costituzionale. Ci siamo. Vi dico solo un'ultima cosa, poi chiudiamo. Il ministro López Aguilar, che ha proposto la legge, eccolo qua in foto, aveva detto, quando lo scandalo delle denunce false ormai era palese, lui ha detto, però è un prezzo che bisogna pagare. Peccato che nel 2015 la moglie lo abbia denunciato. Allora lì non gli è andata più bene. Non era un prezzo che bisognava pagare, e ha detto, non sono disposto a tollerare alcun danno al mio diritto, all'onore e all'integrità, basata su una falsa accusa. Quando ha toccato lui la falsa accusa andava male, quando toccava gli altri, si può sopportare, il ministro. Vabbè, io chiuderei così, dai, poi se vogliamo un dibattito. Grazie.